Che cosa ci ha spinto a volare a Natale dall'altra parte del mondo? Hai mai sentito parlare della Sydney Hobart? La Sydney Hobart è una delle regate mitiche del circuito d'altura della Rolex e come si dice, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Infatti, anche se ci troviamo nell'estate australiana, le condizioni meteorologiche richiedono sempre grandi abilità veliche e marinaresche. Non vi nascondiamo che questa regata è tra i nostri obiettivi, così abbiamo approfittato per andare a fare un sopralluogo e visitare alcuni di questi cavalli da corsa. Nello scorso video siamo saliti a bordo di Showdown, un Cair 40. In questo video ti porteremo a bordo con noi su una barca francese di 54 piedi, un prototipo già vincitore della Rolex Middle Sea Race 2022, dove a bordo abbiamo trovato uno dei pochi, se non l'unico, regatante italiano di questa edizione della Sydney Hobart, Gabriele Olivo, progettista dell'edizione della Coppa America 2003 con Luna Rossa ed unico regatante italiano alla Volvo Ocean Race 2008-2009. Iscriviti al canale ed attiva la campanellina per ricevere anche i prossimi video di queste puntate sulla Sydney Hobart. Buongiorno, allora qua oggi siamo insieme a Gabriele, quindi abbiamo anche il tour direttamente in italiano, ci potrà spiegare tutte le chicche di questa barca, che è un one design, quindi un'unica barca, cioè di questo disegno, che hai detto è più o meno un TP simile, ci ho pensato a un TP52 molto più spinto. Esatto, sì, diciamo che è una barca francese, si chiama Tisi Machine, di un progettista francese anche lui in questo caso, si chiama Bernard Nivelle ed è parte da una base di un TP52 un po' estremizzato, fatto soprattutto per le regate offshore. Noi facciamo solo regate offshore e infatti si vede che è molto più largo di un TP, ha il ballast, è diciamo il pozzetto anche assomiglia molto a quello di un piccolo War, ecco. Poi le velocità sono diverse, sì, però sì. Ovviamente non abbiamo la canting kill, ci si diverte, esatto. Sì, Gabriele, facciamo un po' un tour qua di alcune curiosità che mi erano cascate all'occhio. Certo. Molto basilari, però almeno vediamo alcune curiosità. Allora, innanzitutto partiamo qui da dove siamo, dove abbiamo i piedi. E qua prima cosa, sì, c'è lo scalinetto. La barca sbanda molto, per cui tu scegli in questo caso se hai quello più basso oppure quello mezzano, oppure nel caso in cui sbandi tanto hai quello un po' più alto. Ecco, prova a immaginare timonare così, sei leggermente storto. Siamo leggermente sbandati. Esatto. Ok. Poi dopo, allora, qua invece lo stop per questo qua è del trasto. No, è della randa. Ok. Poi invece qui abbiamo... Questo è il bang. Ah, il bang. Sì. Ah, bello, rimandato qua. Sì, perché di poppa ci si sposta tutti indietro col peso, sì. Poppa e reaching in generale, di traverso, per cui si usa il bang, c'è una persona dietro lì, in equipaggio noi siamo, e quindi una persona che fa generalmente il bang, quando è necessario, ecco. Poi invece la scotta sempre, vabbè, c'ha il rimando, sì, e questa qua rossa, giusto? Esatto, quello è il carretto della randa, il carrello della randa e poi la scotta. E poi un'altra mia curiosità che gli ho chiesto, perché qua abbiamo i coffee grinder, si chiama così? Sì, grinder in generale, la colonna. Perché ce n'è una qua centrale e poi ce n'è anche una poppa, però in pratica qui tramite questi bottoni in pratica si mettono insieme, quindi ci hai detto che tipo nella strambata ci sono 4 persone che lavorano ai coffee. In tutte le manovre importanti, dall'issata dello spia alla strambata al cambio di vele eccetera, sono 4 persone che si collegano, poi alle varie velocità, qua nell'overdrive che cambi, hai 6 marce sostanzialmente, quindi 3 più 3. Esatto. Diciamo che noi siamo sempre sulla netta, che è quella più facile, la rossa è quella un po' più difficile, però ecco, poi scegli se puoi scegliere quel winch lì, in questo caso l'abbiamo tolto, se no questo qua, e i 2 o le 4 persone si muovono su questo winch qua per issare, e questo invece per virare, strambare o che palestra, c'è dei muscoli da tirar fuori. Poi quanti metri sono di vela? Allora ci sono 300 metri quadrati di SPI più o meno. Cioè, capito? Sì, no, in pratica qua si muove un palazzo con questi qui. No, un bel appartamento, diciamo. Sì, un bel palazzone di vela, un bel appartamento. Poi allora invece qua... Poi la caratteristica, ecco, di questa barca che ha 2 entrate. Diciamo che quando sei sbandato chiudi una entrata, perché l'acqua generalmente entra molto bagnata la barca, soprattutto quando sei di traverso a velocità elevate, 20, 23, 24 nodi, tu chiudi una parte e entri da quello sopravvento che è un po' meno
un po' meno, diciamo, Ecco, un po' mi hai meno detto aspra. la velocità, hai detto, mamma mia, spero non ci sia troppo sfruscio al microfono. La velocità hai detto 23-24 nodi, ma tipo di media? Di media. Una ventina di nodi di Sì, media? di media sui 20 nodi. Dipende dalle condizioni, la barca è molto veloce di traverso. Sui traversi un po' larghi possiamo raggiungere velocità di media di 20-20 nodi. Ma ha raggiunto massimo 28, mi sembra, 29 nodi come velocità massima. Ma sai, la velocità massima non vuol dire niente, perché Sì, il problema poi è ti quella fermi. stabile, sì. Esatto, quella stabile invece che è più importante è sulle 4 ore. Mi sembra che l'ultima traversata atlantica che abbiamo fatto comunque sulle 4 ore, non voglio dire una sciocchezza, ma insomma sul 90 miglia, quindi oltre i 20 nodi di velocità. Infatti come qui la 23 qualcosa. regata, avete detto voi, avete stimato da quante, sono Ma 600 miglia la regata? La regata sono 600 miglia da Sydney a Hobart, in linea più o meno dritta, Sì. e ci sono le mete per adesso molto differente, può esserci o molto veloce di traverso, che sono Sì. 36 ore, oppure molto lento, bolina, poco vento, oppure un po' mescolato, diciamo, e sono altre 40, 50, anche 60 ore, quindi cambia moltissimo, da una regata molto veloce a una, tra virgolette, normale. Poi, allora, qui tra l'altro, adesso vediamo che esce un po' dell'equipaggio, perché la barca è, diciamo, la maggior parte dell'equipaggio è francese, la barca... Tutti francesi, sono tutti l'unico francesi. straniero. Sì, sì, Forestiero. E come siete organizzati con i turni? Avete già dei turni prestabiliti? Ma sì, ci sono i watch system, si chiamano in inglese, noi siamo in 11 a bordo, c'è fuori turno il navigatore, poi siamo 5 più 5. In questo caso qua noi abbiamo deciso di fare 5 che si alternano ogni 4 ore, quindi monta una guardia e smonta l'altra. Ok. C'è un cambio di Hai 20 detto ogni minuti. ogni quante ore? Ogni 4 ore. Ogni 4 ore, ok. Ci sono altri turni, però in quel caso deve essere numeri pari, dove ti dividi, ogni 2 ore hai un cambio, ma ti dividi in gruppi di 2 o 3, Così, sì, e così così. ogni 2 ore c'è qualcuno che cambia. Sì. Sono 2 modi diversi di vedere la stessa cosa, ecco. Poi qua allora vediamo tutta la batteria degli stopper. Sì. Qua c'è il piano. Qua avete anche tutti i cambi, no, Questa è l'idraulica, sì. la base, la mura con questo qui, giusto? Esatto, questo qua qui lo giri, che fa così. è una pompa idraulica che va dal deflettore su in alto, poi c'è la mura del G4, la base, la mura del G1 poi sì, qua è una cosa simpatica che non hanno molte barche, tiri su questo qua. Ah, ok, per l'acqua. Per l'acqua, esatto, e su questo chiudi questa qui e così ti eviti l'acqua che entra. Esatto, e soprattutto avendo 2 entrate sei sempre, diciamo, abbastanza protetto. Sì. Poi ci siamo spostati verso l'albero, dove abbiamo visto le drizze con gli hook. Gli hook sono un sistema utilizzato principalmente su barche di grandi dimensioni e servono a togliere la tensione della drizza dallo stopper e a ridurre la compressione dell'albero. Perché se la drizza lavora e hai lo stopper come al solito, va in compressione, quindi diminuisci la portata dell'albero. Sì. In sostanza sono degli agganci per cui una volta issata la vela viene agganciata con questi hook. Così il bullet, questo pezzo qua, entra e praticamente fai così e lui si ferma qua. Poi per aprire non fai altro che tirare con tipo questo. Sì. Tiri questo, Sì. si apre questa forchetta qua e lui esce. Può capitare che si blocca? Se rompi questa linea qua, sì, devi andare su e aprire. Diciamo che non dovrebbe capitare mai, a me è capitato nella vita un paio di volte, quindi diciamo è molto bassa come percentuale. Poi andando verso prua abbiamo notato 3 attacchi per la mura. Quando sei di poppa metti 3 vele, uno lo speed avanti, un'altra vela su questo e una qua, e questa lo metti sopravvento per dare un po' più angolo, diciamo, Quindi sono le varie mure, no? Gli vari sì, attacchi. le varie mure, 3 mure della stessa vela che viene armata in sopravvento o al centro. Ah, ok. Un'altra cosa interessante che ci ha spiegato è il sistema di sigillatura del portello del calavele. Tipo bicicletta, che adesso è chiuso chiaramente, Sì. quindi non entra acqua. Ah, ok. Se però vuoi aprirlo, sgonfi, è una camera d'aria di una bicicletta sostanzialmente, con la forma di questa apertura qua. Ringraziamo Gabriele per questa interessante visita e ti aspettiamo nel prossimo video, dove andremo a vedere una delle barche più popolari australiane, il Sydney 38, proprio questo qui che vedi nelle foto. Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanellina per essere sicuro di ricevere il prossimo video. Ti aspettiamo a bordo. Ciao!